Lo sfidante non vuole Ma accettare. come no? Ma come no? Fai sparring con Giorgio, pensi che sei migliorato tutto e magari ti metti in giro che fa capire che ancora è strada lunga. Adesso voglio il film preferito di Giorgio. Film preferito di Giorgio è... Oi a tutti cari fighters, oggi grande tappa. Perché grande tappa? Perché si va a Milano a trovare niente poco di meno che i fratelli Petrosian. Perché come tutti saprete c'è l'inaugurazione della nuova palestra, che è diventata molto più grossa rispetto a come era prima. E oggi sono stato invitato all'inaugurazione, quindi andiamo a fare un po' di riprese, fare qualche intervistina al nostro caro Giorgio e Armen Petrosian. Quindi ragazzi, se il video vi interessa rimanete con me, perché andiamo a trovare la leggenda vivente della kickboxing. Hanno appena fatto il taglio del nastro per l'inaugurazione della palestra e adesso sono entrati tutti dentro a mangiare e a bere. Infatti adesso mi è arrivato anche il mio bel bicchierino di vino. L'unico problema è che con sto caldo bere è veramente un suicidio, perché ti sale subito l'alcol. Dovevo cominciare la dieta in realtà questa settimana e invece oggi aperitivo e cose. Intanto vi ringrazio a tutti per la presenza, per me è un onore, era il nostro sogno prendere la palestra di fianco, ingrandire, finalmente siamo riusciti grazie all'aiuto del Multifight, del presidente e ovviamente al mio fratello. Spero che vi è piaciuta la palestra e continuiamo a fare la festa. Siamo dentro la palestra Team Multifight Petrosian e vi assicuro che è una cosa veramente fighissima. A parte che è enorme, dall'ultima volta che sono venuto qua che abbiamo fatto sparring proprio su quel ring là dietro e la palestra è veramente enorme ragazzi. A parte che oltre al ring adesso c'è anche la gabbia di MMA, quindi molto probabilmente faranno anche i corsi di MMA. Poi c'è tutta la sala CrossFit dietro con tutta l'attrezzatura e poi ci sono queste bellissime stampe dietro che sono una figata del team Petrosian con il logo di CrossFit sopra. Quindi faranno veramente tantissimi corsi, oltre alla kickboxing ci sarà l'MMA, ci sarà CrossFit e tanti altri corsi che dopo comunque andremo a chiedere proprio al diretto interessato, ad Armen e a Giorgio, per saperne di più su cos'è questo Team Multifight Petrosian e sapere un po' cosa fanno qua dentro. Ah, mi stavo giusto dimenticando di farvi vedere che oltre alla sala palestra, CrossFit, MMA e tutto quanto, con tutta la roba nuova, i sacchi nuovi eccetera, c'è anche uno stanzino con praticamente, questo era l'ingresso della vecchia palestra, l'hanno fatto diventare lo shop praticamente con tutto il merchandise di Giorgio Petrosian, Venum eccetera. E questa praticamente è diventato lo shop ufficiale del team Petrosian. Qua ci sono un po' di magliette, un po' di roba fighissima e la chicca più chicca in assoluto che vi faccio vedere è lui è il cane della leggenda Giorgio Petrosian ragazzi. Ed è tranquillo, è strano che è tranquillo, però abbiamo già fatto amicizia prima, si chiama Lord. Ora vediamo un po' se mi caga. Ciao Lord, vieni Lord, ciao, vieni Lord. Ragazzi, mi sta guardando con un'ansia, mi sta facendo salire un'ansia. Non so mai se mi sta per attaccare da un momento all'altro oppure se è pacifico. Sembrerebbe pacifico.
Tony, stiamo aspettando di vederti combattere adesso. Ci proviamo, guarda, sta aspettando anche lui che non vuole lo sfidante, non vuole Ma accettare. come no? Ma come no? Vediamo. Io l'ho detto, 69 kg, 65, non vuole. Visto che ti stai preparando con Giorgio adesso, tra un po' sul ring, tra un po'. A parte che già tanto che stai facendo. Abbastanza, dai, ci proviamo. C'è il pugilato se non sbaglio? Pugilato. Sai, ancora pugilato faccio. Ma hai fatto qualche gara, qualcosa? Non sai si spera adesso. Vediamo se Dieta. c'è il cash. Ah, ok. Tutto per il cash. Giorgio, non va bene l'alcol. Non va bene, infatti non sto bevendo. È acqua. È acqua. Cominciamo a parlare del team Multifight Petrosia. Ho saputo che c'è una partner con il team Multifight che è di origine armena, no? Giusto? Sì. Del team Petrosian siete voi, sappiamo già tutti chi sono. Chi è che c'è dietro il team Multifight? Sì. Dietro il team Multifight è uno dei più grandi imprenditori di Armenia, oltre a imprenditore anche politico importante, è il presidente di Cone di Armenia. Però lui è uno dei più grandi imprenditori di Armenia. Che cos'è e come nasce? Perché alla fine non si è capito tantissimo questa partner con il Multifight. Sì, la Multifight c'era già, no? Penso che altri atleti Haluti di Marazzo erano già stati tutto. Sì. Avevano aperto la palestra in Armenia e dopo tutti hanno parlato bene di Giorgio Arme, che devono chiamare Giorgio Arme là per far parte del Multifight. Quando abbiamo avuto questa occasione che il grande capo ha chiamato noi e io e Giorgio, dopo 20 anni che non siamo mai tornati, siamo andati in Armenia. Poi abbiamo conosciuto tutto e abbiamo cominciato a collaborare, far diventare il Petrosian, far parte del team Multifight Petrosian e tenendo il logo di Giorgio, non Leone, perché il team Multifight è con Leone, no? Però io ho tenuto principalmente il logo di Giorgio. Ci sarà non solo palestra tutto, ma lavorerò con eventi, tutto. Che è una cosa fresca, nuova. Loro vogliono aiutare gli sportivi armeni, al di fuori di Armenia, no? Loro seguono, sanno che anche se combattiamo bandiera Italia, comunque il cognome armeno, loro vogliono aiutare gli sportivi armeni. Certo. Ora che c'è la collaborazione con l'Armenia, no? Per il team Multifight, ci sarà qualche evento Petrosian Mania anche all'estero? Allora sì, intanto a dicembre ci sarà Petrosian Mania a Milano. In occasione con grande appoggio Multifight farò evento l'ultima parte Armenia contro il resto del mondo, che andrà anche in TV in Armenia, e dopodiché tra aprile e maggio faremo evento anche in Armenia insieme a Multifight, sarà Petrosian Mania insieme ai loro eventi, insieme. Diciamo che farò matchmaking io. È un po' che non ti vediamo sul ring, È un po', non è colpa C'è mia. qualcosa in preparazione per qualche match? No, per adesso no. Non è colpa mia che non vedo TV, c'è il coronavirus. Certo. L'ultima Petrosian Mania che avevo, subito dopo mi hanno detto di combattere per combattere un Championship, non potevo. Adesso è un anno duro, no? Quest'anno spero di entro dicembre combattere un incontro e dopo dedicarmi a... Quindi molto probabilmente Petrosian Mania combatterai? No, io non combatto, perché essendo organizzatore porta tempo, però spero prima, ho ancora contratto un Championship, ancora 3 incontri e spero ancora combattere là. Palestra grossa, enorme, molto più grossa rispetto a prima. E ora il problema è che palestra più grossa vuol dire più persone, quindi più gente che si allena, più gente da allenare, più casini anche a livello di gestione, tutto quanto. Come ti organizzerai tra Petrosian Mania, quindi gli eventi, la palestra, atleta, tutto quanto, anche allenare comunque Mi piace mettermi la testa dentro casino. È tutto. Riesco a gestire tutto, ho un team grande, no? Ovvio che l'ultima decisione prendo io, so da dove partire e dove arrivare. La palestra prima di 6 anni avevamo gestito un po' più piccola, adesso era il momento di allargare. Abbiamo avuto occasione e non abbiamo fatto perdere tempo e abbiamo fatto. Adesso da lunedì si apre e via. Preparazione gara, sia tu che Giorgio, ti capita di fare sparring spesso, no? Sì. Io insieme con Giorgio. Tu con Giorgio. No, ormai ci conosciamo tanto, preferisco fare con altri ragazzi, però sì, mi capita, ma non sempre. È una cosa che magari facevate più prima, sì, adesso talmente conosciamo, però facciamo sempre, ma non giriamo, cerchiamo di girare. C'è qualche momento del vostro sparring dove è andato veramente troppo oltre? Lui, sempre, a volte succede. Quando fai sparring con Giorgio pensi che sei migliorato tutto, magari ti metti in gioco a far capire che ancora è strada lunga. Sicuramente seguirai la scena armena del fighting, no? Ma io seguo anche prima qualcosa, sì? Armeni sono forti. Ecco, mi interessa la differenza tra la scena italiana e la scena armena per quanto riguarda questo sport. Armeni vengono da niente, basta vedere quanti campioni hanno armeni. Sono 3 milioni di abitanti o 5 milioni fuori, basta vedere quanti kickboxing o box ci sono e differenza la vedi con l'Italia. Quello è uno sport che va tantissimo là. No, ma i sport di anche box e anche MMA.
quanti atleti hanno armeni in UFC e quanti italiani, non ci confronto. Loro hanno voglia, hanno fame di diventare forte, di combattere. Hanno più fame rispetto agli italiani e hanno più coraggio perché non hanno paura di niente e vogliono fare bene. È un po' più sofferto, fatto guerra, tutto. Non hanno niente da perdere, non vengono da nulla. Magari gli italiani tanti stanno bene, fanno per passione, no? E combattono fino a combattono. Quando è forte, smettono. Ti è mai capitato qualche caso di ragazzo, insomma, magari quel caso un po' più sbruffone che arriva, non c'è Sì, tanti. Oppure un po' così fai prende, va a doccia e non vuole più vedere. O va a doccia e torna il giorno dopo. E penso sia molto importante per tenere un team serio, se no rovina tutto il team. Non guardo i missili, perdo un missile, no, serietà, anche i corsi amatori, serietà. Preferisco perdere una persona però tenere l'ambiente pulito, serio. I corsi che fate tra l'altro? Faremo corsi di box, pugilato, corsi di MMA, kickboxing, crossfit, lezioni private, singole. Ok, quindi praticamente di tutto, dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Mamma mia, quindi tempo, vita. No, ma devo gestire bene che per non stare tutto il tempo io, perché io ho la testa, devo pensare a dicembre, l'evento di dicembre. Certo, quindi tra una cosa e un'altra. Però devo stare dietro anche qua. Giorgio, complimenti per la palestra, veramente bene, enorme. Dall'ultima volta, glielo stavo dicendo anche a Darmin prima, dall'ultima volta all'ultimo sparring che abbiamo fatto è cambiato completamente. E adesso dobbiamo fare dentro la gabbia. No, lasciamo stare, oggi solo per l'intervista. E infatti volevo chiederti, Giorgio, sono 15 anni di carriera che praticamente stai vincendo, hai vinto tutte le cinture più importanti, hai vinto nei circuiti più importanti. Cos'è che ti manca? Effettivamente, cioè, cos'è che vorresti ancora? Sì, hai ragione, ho vinto tutto quello che c'era da vincere, però siccome la passione è tanta, la fame ancora c'è, la voglia di vincere, perché questo sport mi piace tanto, quindi voglio andare sul ring, divertirmi. Per me ogni incontro è una nuova sfida, una nuova esperienza, quindi l'obiettivo è combattere il più a lungo possibile. Infatti nella carriera dei top fighter comunque ogni tanto si arriva a quel punto lì dove uno dice non ho più stimoli, no, per combattere, quindi abbiamo visto magari Tyson Fury o altra gente famosissima che dopo un po' si perde un po', no, quella voglia di quella fame di vincere, no? Ti è mai capitato invece uno di quei momenti che hai detto ti sei sentito un po' giù di morale? Per fortuna mi è capitato solo una volta quando ho perso l'incontro al Madison Square Garden. Era un periodo brutto dove avevo ogni volta 1000 fratture, 1000 infortuni, dopo non mi è mai successo, quindi... Vediamo che ha avuto tantissime fratture al braccio, Sì, anche alla mano, sì, che è successo? alla mano, alla schiena, ernia cervicale, insomma, ho avuto tante soddisfazioni e anche tanti infortuni. Essere il numero uno comunque nello sport è un po' un'arma a doppio taglio, no? Sai, la gente aspetta di vederti perdere. Cioè ogni volta che vai a combattere la gente dice questo è l'avversario che lo butta giù, questo è il match in cui perde. Questa roba qua però aumenta un po' l'ansia, no, da prestazione, cioè pre-gara, sentire la pressione di non deludere mai i fan, la gente che ti segue, la gente che... A te capita questa cosa? Sai cos'è? La chiave è proprio quella di non pensare le cose che succedono al di fuori, no? Sì, certo. Quindi sì, ci sono su Instagram che scrivono, fanno, però io cerco di concentrarmi solo sull'allenamento, solo sul mio avversario e portare a termine il mio obiettivo. Certo. Quella è la chiave. Negli anni è successo sì che ho avuto tanto stress da gara? Sì, da gara, sì. Succede nella preparazione più che altro o proprio quando arrivi al match? O No, prima questo del match? dipende, ogni match è diverso, se è successo anche 2 mesi prima o succede 10 giorni prima o non succede mai, dipende. Certo, no? dipende Però da dopo voi. negli anni con l'esperienza impari a gestire. Io so che nel 2015 è uscito un tuo libro bellissimo, tutta la tua storia e tutto quanto, però la gente sta aspettando un documentario, un video documentario, la storia di Giorgio Petrosia, l'hanno fatto tutti, cioè tutti i fighter al top e anche non al top, cioè hanno tutti un documentario. Arriverà mai questo documentario sulla vita di Giorgio Petrosia? Anche perché c'è un bel passato, oltre che la carriera, oltre che tutto quanto. Sì, nel 2015 è arrivato il libro, no? Con le mie mani, uscito su Rizzoli. Il documentario sicuramente sì, in corso. Ok. Non posso dire più di tanto, però sarà sicuramente una grandissima cosa per i miei fan. La giornata tipo di Giorgio Petrosia, cosa c'è da quando ti sveglia? È in settimana, ti svegli al mattino? Mi sveglio al mattino, faccio la colazione, porto giù il cane. Mattino sempre per le ore? Per le ore 8 mi sveglio. Ok. No, anche prima. Sì. 8, faccio la colazione, porto giù il cane, vado in palestra, mi alleno o insegno dopo l'allenamento, qualche lezione privata, dopo vado a fare un pranzo, pomeriggio a casa, di nuovo pomeriggio allenamento e di sera insegno.
segno, arrivo a casa alle 9:30 così, mangio e dopo vado a dormire. Adesso vogliamo sapere gli hobby di Giorgio, cosa fa quando non si allena in palestra, film, videogiochi, quello che è. Mi piace andare in giro con il mio cane, fare passeggiate, ascoltare musica, andare al cinema anche se in questo periodo non è il massimo. Adesso voglio il film preferito di Giorgio. Il film preferito di Giorgio è Il Gladiatore. Il Gladiatore? Sì. No, te lo chiedo perché ho guardato un'intervista di Floyd Mayweather e il suo film preferito era tipo Le pagine della nostra vita. C'è un film d'amore proprio. Io Il Gladiatore. Ancora complimenti per la palestra, veramente Grazie. bellissima, l'ho detto prima anche ad Armen. E non vedo l'ora di fare sparring di nuovo perché mi sono allenato. Ok. Sono diventato Non ti preoccupare, adesso c'è la gabbia che non puoi scappare. Sono diventato anche un po' più grosso. Va bene. Grazie ancora Giorgio. Siamo qui ragazzi col presidente della Multifight, Robert, giusto? Robert, piacere Erwin. Prima volta in Italia? Quindi non ha mai visto un evento Petrosian Mania proprio dall'interno. Mentre invece in Armenia si occupava anche di organizzazione eventi. Sì, sta lui dietro per fare eventi a Armenia. Ok, ci può dire qualche evento che viene organizzato in Armenia? Loro cercano di fare entro anno un evento a Armenia, se per qualche motivo non ci sarà evento dicembre Milano con me e 2022 l'anno prossimo primi ci sta subito Armenia, tra febbraio-marzo. Come è stato affrontato in Armenia il problema coronavirus per quanto riguarda lo sport? È stato pesante anche là, hanno chiuso 5 mesi tutto, anche atleti olimpionici non potevano allenarsi, però già più di 2 mesi è tutto aperto e tutti i tipi di atleti si aprono. Ah, ho capito. È ritornato tutto in funzione adesso, ora come ora si combatte. E speriamo di vederci all'evento Petrosian Mania. Verrà sicuramente e sarà con lui, fianco a lui, anche presente di Cone Armenia, che il Luca sarà sicuramente a Milano per il 20 dicembre. Grazie mille. E finisce ragazzi questa avventura nella palestra di Giorgio Petrosian, nella nuova palestra di Giorgio Petrosian, il team Multifight Petrosian. E che dire, è sempre un'emozione incontrare una leggenda come Giorgio. E voi non avete idea di quanto ero teso mentre cercavo di intervistare sia Giorgio che Armen, anche perché è il mio idolo da quando praticamente ho cominciato a praticare sport da combattimento, ed arrivare adesso praticamente a 1 metro da lui per intervistarlo e poter parlare con lui è veramente un'esperienza bellissima. E spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima intervista. A tutti.